Vuoi ottimizzare al meglio la gestione delle tue spese e delle entrate con un foglio di calcolo molto semplice? Allora sei nel video giusto. Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Come avrete visto dal titolo, oggi parliamo di Notion, ma in primis, che cos'è Notion? Notion è un'app per la gestione di dati di ogni tipo, si potrebbe dire addirittura che è come un blocco notes avanzato. Si possono creare le pagine e all'interno delle pagine si possono creare un'infinità di cose, come tabelle, testi di diverse dimensioni, colori, forme, eccetera, formule e molto altro. E addirittura nell'ultimo periodo, dove stanno nascendo tutte queste intelligenze artificiali che scrivono, disegnano cose, hanno introdotto la funzione di AI, con la quale, vabbè, come ChatGPT, che vi lascio il video qua sopra, crea dei testi dal nulla. Anche questa intelligenza artificiale crea e migliora i testi che noi scriviamo. È un'applicazione gratuita, ma se si vogliono avere più vantaggi, diciamo, esistono altri piani come il Plus, il Business e l'Enterprise. Ma al parere mio, a meno che non sei un'azienda, il 90% delle persone gli va più che bene quello gratuito. Quindi, come vi ho detto prima, su Notion si possono creare i fogli e personalizzarli al meglio. Ma se non si vuole star lì a creare un foglio personalizzato per ogni cosa che vi serve, si possono scaricare i template, come quello che vi mostro io oggi. Ci sono template a pagamento e template gratuiti. La cosa bella è che ci sono migliaia e migliaia di template, da quelli per la finanza, quelli che servono per gli studenti per tenere traccia delle cose da fare, da studiare, gli appunti eccetera, fino addirittura a cose come l'organizzazione delle ricette che si fanno durante una settimana, con la shopping list e un sacco di cose che magari vi faccio vedere dopo. La parte interessante è quando si vanno a sfruttare tutte le funzionalità che Notion offre. Per esempio, si iniziano a utilizzare i database per segnare tutti i dati, le relazioni tra i database e tanto altro, per creare pagine efficienti. Come potete vedere qua, io lo utilizzo per diverse cose, per programmare e segnare le cose da fare, per avere un'organizzazione al top delle mie giornate e del mio tempo, oppure scrivere gli script per questi video e anche tutte le idee che mi passano per la testa, oppure, come vi ho accennato prima, per organizzare le ricette con questo Advanced Recipes che ho aggiunto ultimamente grazie a un template che ho trovato su YouTube. Oggi vi mostro come ho impostato il mio foglio di calcolo per segnarmi le mie entrate e le mie uscite, e vi lascio il template qua sotto in descrizione da scaricare. Ok, con questa pagina, come ho già anticipato, potete segnare entrate e uscite, ma non solo. Infatti, come vedrete, è molto più complicato di quello che sembra. Infatti, in queste tabelle qua sotto, che dopo vi spiego, possiamo suddividere in anno, mese, tipo di guadagno, quanto è guadagnato in ordine di quanto è stato guadagnato o speso, ovviamente, e addirittura si può impostare la percentuale di tasse, per esempio sugli incassi. Il foglio è diviso in due parti principali: c'è questo toggle di Historic Database View che contiene queste cose qua, e poi lo Year Overall, che è, diciamo, il riassunto annuale. Partiamo dall'Historic Database View. Qui dentro, come dice il nome, troviamo lo storico di tutti i dati che abbiamo inserito. Quindi, per esempio, qua abbiamo il bilancio del 2023, del 2024, e ovviamente possiamo crearne nuovi tipo 2025 e così via. Nelle colonne invece abbiamo l'income, entrate, uscite, guadagni. Quindi, per esempio, nel 2024 abbiamo perso 15 euro. Ovviamente sono dati inventati, infatti magari guadagnassi 2000 euro di salario. Qua vediamo la lista delle cose che fanno parte, tipo del 2023 vediamo che è arrivato il salario, ho venduto dei libri, oppure le spese invece sono l'affitto della casa e il sushi, per esempio. Nella tabella successiva invece troviamo le entrate. Infatti, creando una nuova linea possiamo impostare tutti i parametri che adesso vi faccio vedere. In primis troviamo l'anno finanziario, quindi in questo caso facciamo un esempio 2023. Il mese, per esempio, facciamo a caso marzo, però vedete che ci sono tutti i mesi impostati e dopo capirete cosa vi servono, oltre che a sapere quando avete speso quei soldi. Descrizione: semplicemente bisogna scrivere cosa è quella spesa, invece amount, la quantità di soldi che sono per l'appunto in questo caso entrati. Poi c'è la percentuale di tasse, che mettiamo a caso sia un 22%, un 25%, e il tipo, quindi se è un side income, oppure se è ricorrente, oppure se è occasionale. Poi vediamo che c'è una formula qua che calcola in automatico quanto è stato il guadagno totale tolte le tasse. Qua c'è la relazione, che dopo vi spiego tutto con molta calma, e le tasse pagate. Alcuni di questi valori vedremo che si aggiornano in automatico, tipo l'anno, il mese. Successivamente troviamo la tabella delle spese, che funziona esattamente uguale a quella delle entrate, semplicemente qua non c'è la parte delle tasse, ecco. Quindi, detto questo, possiamo chiudere la parte del database e passare alla parte, diciamo, alla visione un po' più pulita. Infatti qua troviamo un po' di cose: un riferimento alla tabella balance, che è la stessa tabella balance che c'è qua dietro, e poi due sezioni, una viola per le entrate e una blu per le uscite. Qua mi ha riportato la tabella entrate di prima, ma abbiamo nascosto qualche colonna, per esempio quella delle tasse pagate del bilancio, che se vogliamo vedercele basta aprire qua e ce lo dice in automatico. Infatti non vi avevo fatto vedere, ma nel balance abbiamo anche la colonna delle totali tasse pagate. Qua la stessa cosa per le spese, con alcune colonne nascoste come quella del balance, che in realtà non serve. Qua sopra abbiamo il balance dell'anno attuale. Perché questa la chiamo visione più pulita? Perché in queste due tabelle, come vedete, non abbiamo tutte le spese che avevamo prima. Per esempio, prima abbiamo aggiunto un guadagno a marzo. Per vedere il mese di marzo basterà cambiare i filtri, togliere gennaio, mettere marzo, e abbiamo tutte le cose di marzo. Stessa cosa per le spese, stessa cosa per il bilancio. Infatti, se andiamo qua e mettiamo invece di 2023-2024, ci fa vedere il 2024. Ma a cosa servono invece queste tabelle laterali che vediamo qua al lato? In primis sono dei toggle, quindi possiamo farle tranquillamente sparire, e servono a creare, diciamo, delle entrate o delle uscite in modo rapido, senza ogni volta dover impostare anno,
mese e anche l'impostazione sulla relazione. Infatti se noi creiamo qua, creiamo descrizione, inseriamo una cifra, percentuale di tasse possiamo anche ometterla, un tipo di income per esempio ricorrente, semplicemente spostando questa riga da di qua a di qua in automatico si imposterà l'anno, il mese e poi vabbè quando lo vedete ma anche la relazione. E la stessa cosa funziona per le spese, infatti se mettiamo questo, mettiamo una cifra, un tipo, possiamo anche ometterlo ovviamente la parte del tipo, non è obbligatoria, la spostiamo di qua, si impostano in automatico, remove. Si imposta in automatico le cose. Se abbiamo per esempio delle cose come il salario che c'è ogni mese, non c'è bisogno ogni volta di andare a scrivere qua salario, amount, tasse eccetera, ma premendo qua semplicemente ci crea il nostro salario, lo spostiamo qua e abbiamo il salario 2000 in questo caso. E per esempio li buttiamo side income, ma in realtà è recurring solitamente. Questo sistema di aggiunta dei dati nel database non è fondamentale, ma immaginate magari avere 20-30 spese e andare ogni volta in fondo alla tabella qua con 30 spese ad aggiungere una nuova linea ogni volta, e diventa un po' complicato, ecco. Ok, ora vi mostro come costruire il vostro template. Se non avete voglia potete saltare questa parte e in descrizione trovate il link per scaricare il mio template. La prima cosa da fare è sicuramente creare una nuova pagina. Successivamente iniziamo a dargli un nome, quindi per esempio tracker. E per una questione visiva andiamo a spostare tutto qua a sinistra con questo full width. Abbiamo la pagina bianca, possiamo scrivere tutto quello che ci pare. Se noi facciamo lo slash abbiamo tutti i comandi che possiamo fare, però nel momento ci interessa principalmente una cosa, ovvero questa toggle list, che sarà diciamo il nostro database centrale, quindi chiamiamolo database. Sotto il nostro toggle andiamo a creare una heading 1, cioè un titolo. La prima cosa che andremo a creare quindi saranno queste tre tabelle che sono balance, income e outcome, quindi bilancio, entrate e uscite. Quindi semplicemente facendo slash table fate table view. Qua a questo punto vi chiederà di selezionare un database, quindi per esempio facciamo test database e qua creiamo un'altra table view anche qua con un database di test. Adesso invece creiamo tutte le categorie che noi vogliamo nelle nostre colonne, quindi per esempio per le entrate abbiamo anno finanziario, mese, descrizione, amount, tasse, tipo di entrata e final income. Quindi molto semplicemente adesso vi faccio vedere come si fa. Questo name possiamo cambiarlo con descrizione, questo lo possiamo cambiare con tipo di entrata e farlo diventare invece di un multiselect un select, perché tanto a noi ce ne serve solo una di diciamo opzione, per aggiungere per l'appunto delle opzioni per il tipo di entrata, che possono essere di diverso tipo, come possono essere occasionali, ricorrenti, side income. Stessa cosa lo dovete fare per l'anno e per il mese. Mancano solo un paio di cose che sono, vabbè, un numero con l'amount e l'ultima cosa che andremo a impostare noi, che sarà anche questo numero con scritto tasse, e la metteremo come ring diviso su 100 ovviamente, perché le tasse sono al massimo 100%. Se ne mettiamo 20 infatti esce il cerchio. Formattatelo come percentuale e invece il numero ovviamente formattatelo con euro in questo caso. L'ultima cosa della parte delle entrate, andiamo a creare una funzione, una formula scusate, molto semplice. Andiamo a creare per l'appunto questa formula e sarà amount, quindi il totale dei soldi meno amount per le tasse. Quindi facendo un esempio, se io metto che ho preso 100 euro, in realtà alla fine me ne sono arrivati 80 col 20% di tasse. A questo punto questa tabella semplicemente la duplicate, non stiamo a rifare tutto da capo, tipo a rimettere tutti i mesi, tutti gli anni eccetera. Quindi noi semplicemente andiamo qua, facciamo duplica, diventa uscite. Qua vabbè facciamo un attimo di riordine, quindi mettiamo prima l'anno, poi il mese, la descrizione, la cifra di entrata, tipo di entrata eccetera. Questa formula la ricominciamo come entrata finale, solo che ovviamente nelle uscite non ci servirà la colonna delle tasse, che possiamo distruggere, e anche la colonna questa qua della formula. E ovviamente qua cambiamo e saranno diverse da queste qua, saranno tipo regalo, cibo, ricorrente oppure investimento. A questo punto andiamo sulla prima tabella che abbiamo fatto, quella del bilancio. Creiamo delle come si chiamano, delle relation che vanno a collegare i database, quindi creiamo una relazione con uscite X ovviamente e anche una relazione con le entrate X. Una volta create queste possiamo andare a creare un roll up che va a prendere delle informazioni da quel database. Quindi selezioniamo per esempio uscite, decidiamo che proprietà prendere, quindi nel nostro caso vogliamo sapere l'entrata finale quant'è e dobbiamo fare la somma di tutte le entrate finali. Quindi questo roll up lo chiamiamo come entrate totali e poi ovviamente creiamo un altro roll up per le uscite. Anche qui creiamo una semplice formula e ovviamente sarà entrate meno uscite. A questo punto se noi mettiamo per esempio anno finanziario 2023, mese gennaio, descrizione questa, amount 100. Ok, mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa. Quando voi andate a impostare la relazione delle entrate e delle uscite, nelle impostazioni dovete mettere show on entrate e ovviamente anche qua show on uscite. Così vi apparirà qua la colonna del bilancio X e qua ci siamo dimenticati di mettere gli anni, però adesso li facciamo al fly.
2024-2025, qua avete 2023, mettete 2023 anche qua e inizierà a calcolarvi i vostri bilanci. Poi vedremo che sarà un passaggio automatico questo, perché non dovremo più modificarla. Se volete potete anche aggiungere il calcolo delle tasse di ogni riga e richiamarlo qua sopra con un roll up. Ma adesso possiamo chiudere questo toggle e concentrarci nella pagina, quella importante, diciamo. A questo punto copiamo il link di questa tabella e lo incolliamo qua e facciamo create linked view of database. Stessa cosa per gli altri due. Perfetto, abbiamo le nostre copie. Scriviamo qua entrate mensili. Ok, qua andremo a creare semplicemente dei filtri per avere la parte della tabella che interessa a noi. Quindi semplicemente su filter andiamo ad aggiungere advanced filter e quindi per esempio noi stiamo guardando l'anno 2023. Allora mettiamo nell'anno finanziario is 2023 ovviamente. Aggiungiamo un altro filtro perché noi vogliamo anche il mese, quindi ovviamente qua sotto mese is gennaio per esempio. E poi aggiungiamo un'ultima regola che servirà in realtà per fargli capire cosa deve impostare in modo automatico, che sarà bilancio contiene e selezionate anche qua 2023. Stessa cosa per questa qua sotto, quindi filter. Adesso scrivendo un piccolo commento qua sotto e qua sotto andiamo a creare due toggle. Mi sono spostato dall'altro lato. Questi due toggle li possiamo mettere di fianco a questi testi, quindi andiamo qua in fondo, li spostiamo qua di fianco, vedete che crea un'altra cosa, però la tabella è sempre in mezzo. A questo punto prendiamo la tabella e la mettiamo sotto questo testo, così possiamo dividere la pagina a metà. Stessa cosa per quest'altro. Questi toggle ci serviranno per creare delle nuove entrate qua dentro, delle nuove uscite. Dentro questi toggle semplicemente andiamo a creare un'altra tabella riferita sempre alle entrate e le uscite. Una volta fatto questo semplicemente ci servono dei filtri, perché dobbiamo creare un filtro quando l'anno finanziario è vuoto, me li metti qua. Il mese è vuoto, me li metti qua. E anche quando il bilancio è vuoto, lo mettiamo qua. Stessi filtri qua sotto. Qua nascondiamo anno finanziario, mese e bilancio e X, nascondiamolo. E questo cosa fa? Semplicemente noi andremo a creare tipo col tasse, vabbè, questo si può anche omettere, 0%, ma spostandolo di qua vedremo che in automatico la fa diventare del 2023 di gennaio. Questo è stupendo perché ci velocizza in un modo assurdo l'inserimento dei dati. Non dobbiamo stare a mettere mese, non dobbiamo mettere anno, non dobbiamo collegarlo alla tabella del bilancio generale. Ok, ultima cosa ma non per importanza, adesso andremo a generare questo bottone che premendo ci crea le spese o i guadagni ricorrenti tipo lo stipendio. Siamo nel nostro foglio, andiamo a creare una linea qua sotto, la spostiamo ancora più sotto e su questa linea facciamo slash button. E apparirà questo. Adesso noi creiamo il nostro stipendio in questa tabella qua. E una volta creato lo possiamo spostare qua sotto. Eliminiamo questo to do e sopra lo stipendio dovete creare una linea vuota. E siamo a posto, quindi premendo qua si crea il nostro stipendio e spostandolo qua in automatico andrà ad aggiungere all'anno finanziario e al mese. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia aiutato magari a conoscere cose nuove di Notion che non sapevate. Ho preso spunto dal video di un ragazzo americano che per appunto mi ha spiegato come si fanno queste cose qua. Se avete qualunque domanda di questo argomento lasciate pure un commento in descrizione, vi consiglio di andare a vedere gli altri video sul canale. Se non l'avete ancora fatto lasciate un like ed iscrivetevi e noi ci vediamo a un prossimo video.